tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presenteremo quello che sarà la nostra nuova vasca, una vasca da 45 litri per una coppia di Betta Wild, che non vi diciamo qual è perché deve ancora arrivare. Naturalmente oggi faremo uno scape molto semplice, sfrutteremo delle cortecce di sughero in modo tale da creare una specie di parete di legno come se fosse un tronco, giusto per creare un'ambientazione leggermente wild, per far stare al sicuro queste tipologie di pesci e per creare anche una serie di nascondigli con tutte le varie piante. Naturalmente tutto a bassa tecnologia, stiamo sfruttando quelle che abbiamo già, di conseguenza vi mostreremo passo passo quelle che staremo per fare. E dopo una serie di prove abbiamo finalmente deciso come costruire la nostra parete. In tutto ciò abbiamo utilizzato del silicone adatto per acquari per incollare i legni al vetro e qua vi facciamo vedere come abbiamo fatto il tutto. Naturalmente ci vuole molta pazienza in queste tipologie di lavorazioni, infatti è un time lapse, ma ci abbiamo impiegato un bel po' di tempo. Di certo non è stata una cosa proprio semplice. Ma il risultato finale dobbiamo dire che ci soddisfa alquanto. Abbiamo anche cercato di coprire il silicone con della sabbia, che ahimè a fine video vedete che non è riuscito come ci aspettavamo. Al prossimo progetto lo faremo meglio. Abbiamo finito il lavoro, come avete visto, aspettiamo almeno 24 ore in modo tale che il silicone si asciughi, poi punteremo qualche punto di attack in certi punti per renderlo ancora meglio. Allora, innanzitutto questa cosa è la seconda volta che lo facciamo, la prima volta è andata benissimo, adesso ho rivisto alcuni tutorial su come lo fanno, vediamo un attimo se esce bene o meno, altrimenti la prossima volta prendiamo la schiuma espansa per laghetti e facciamo prima. Adesso vediamo quale sarà il risultato fra 24 ore. Ok, sono passate 24 ore neanche e gireremo la nostra vasca. Come potete vedere è uscita abbastanza bene. Adesso stiamo pulendo dei residui di sabbia. Qua ci saranno dei punti da riempire, infatti stiamo vedendo adesso cosa c'è da fare o meno. Per ora vediamo un po' com'è il tutto. Naturalmente mi sa che ci sarà ancora da rinforzare qualcosa. Ok. Naturalmente pensavamo che si appiccicasse per bene, solo qua sono riuscito a farlo. Vabbè, al massimo lo faremo con l'attack. No, infatti non si è appiccicato per bene. Peccato. Quindi adesso cercheremo di pulire, vediamo un po' com'è. Allora, come potete vedere, non si è appiccicata bene la siliconatura, ma questo non è un problema perché sfrutteremo per tutti questi spazi il muschio. Il muschio ne è un bel po', quindi lo sfrutteremo con l'attack per poter coprire tutte queste zone col silicone, quindi non è un grosso problema, anzi riusciremo a fare una parete in cui si vedranno benissimo le intrecciature del legno. Scusate il riflesso, non si vede molto bene, naturalmente vedremo un po' il tutto. Secondo me tutto sommato è un buon risultato, certo mi aspettavo che si appiccicasse bene il tutto, però potremmo sfruttare l'attack e quant'altro, quindi per ora direi che ci sta, dai. Ok, qua come potete vedere, qua in certi punti i sassi si sono appiccicati, in altri no. Penso è molto elastico, devo capire se si è appiccicato bene, sembra di sì. È bello messo bene, aspetteremo un po'. Allora, per coprire tutte queste cose, naturalmente metteremo il muschio, sia da una parte che dall'altra, in modo tale che da coprire questi punti vuoti, anche tutta questa zona qua verrà coperta dal muschio. Idem, tutta questa.
gli diamo questo pezzo qua, quindi faremo delle belle coperture di muschio in modo tale da renderlo il più naturale possibile. Tutt'al più, oppure ci metteremo anche, naturalmente con l'attack, dei piccoli ramoscelli per creare una finta parete, ecco, rocciosa, di legno, piante, quindi qualche ramoscello che cade, quindi faremo qualcosa di carino. Adesso recuperiamo questa sabbia, una sabbia che usavamo in un vecchio acquario, quindi ancora ricca di nutrienti, ok? Naturalmente non la sciocchiamo, quando poi verseremo il tutto la verseremo con molta calma, tutto più faremo un cambio d'acqua. E niente, adesso provvediamo a versare il tutto. Ok, appoggiamo qua il sacco per ora. Andiamo a prendere un coltello, anche qua. Adesso, pian pianino, versiamo il tutto e quindi recuperiamo questa sabbia. Ok, adesso versiamo il tutto. Ok, cosa che manca? Ok, abbiamo messo il tutto. Una schifezza. Tiriamo via. Ok, adesso posizioniamo benissimo tutta la sabbia. Naturalmente ce n'è un po', è un mix tra varie granulometrie, sassi, in modo tale che poi quando andremo a piantumare sarà tutto fatto come si deve. Ora aggiungiamo dell'acqua in modo tale da far sedimentare bene la sabbia, in modo tale che poi quando piantumeremo sarà tutto molto più facile. Naturalmente l'acqua sicuramente, infatti come vedete, sarà sporca, quindi quando finiremo il tutto faremo un bel cambio d'acqua. Ok, abbiamo posizionato finalmente la prima vasca, abbiamo spostato tutti i cavi, adesso però sistemeremo questo punto perché non ci piace. Infatti metteremo del nastro isolante in modo tale da creare una striscia per poter, no, così almeno non vediamo questa parte della siliconatura. Ok, ecco fatto, non sarà bellissimo da vedere, ma chi se ne frega. Tanto quello che volevo è naturalmente non far vedere la siliconatura, quindi ci sono riuscito, va benissimo così. Tanto quando farò le riprese le farò da questo lato. Naturalmente qui ci andrà un LED unico che coprirà tutte le quattro vasche, quindi va benissimo così. Adesso pensiamo alle piante da mettere e poi sistemiamo tutto qua, la roba col muschio. Stiamo posizionando i primissimi muschi, come potete vedere, quindi adesso continueremo a fare il tutto senza colla, tutt'al più mettiamo la pellicola e aspettiamo che il muschio attecchisce da solo, in modo tale da creare che si crea il tutto come se fosse a livello naturale, ecco. In teoria in qualche giorno dovrebbe già cominciare ad attecchire. L'importante è mantenerlo umido. Ok, col muschio abbiamo finito, adesso mettiamo la pellicola e aspettiamo qualche giorno in modo tale che si attecchisce il tutto. Ogni tanto lo nebulizzeremo così vediamo un po' come si evolve questa situazione, va? Che sono proprio curioso onestamente. Ok ragazzi, abbiamo riempito d'acqua, abbiamo aggiunto un filtro per evitarci una pulizia. Siamo riusciti ad ancorare il legno tramite un piattino legato con fil di ferro sulla corteccia di sughero. Abbiamo aggiunto qualche sasso per aumentare la zavorra, quindi questo è il risultato momentaneo. Naturalmente adesso dobbiamo piantumarlo, aggiungere piante o quant'altro. Quindi adesso ragazzi iniziamo con la piantumazione. Abbiamo deciso per ora le piante, Anubias berteri, della Hygrophila repens, se non ricordo male si chiama questa. Abbiamo poi della Rotala palustris, fruttudifolia, della Ludwigia repens. Quindi ragazzi, tre piante a crescita rapida, così ci aiuta tantissimo nella gestione degli inquinanti. Cominciamo a piantare queste belle piante. Secondo me ci sta da Dio. Ok ragazzi, cominciamo con la prima, il primo stelo e vai, proseguiamo con la seconda. C'è un po' di riflesso.
Anche in questo caso aspettiamo un po' che si raddrizza, infatti è un po' tutta storta, vediamo un po'. Ma sì, dai, poi pian piano riempiremo questo bell'acquario con tanti nuovi steli. Vediamo di riuscire a mettere ancora un po' più sotto. Ok, ci siamo. Ottimo. Ragazzi, abbiamo piantumato. Adesso giustamente le piantine sono un po' giù. Abbiamo qua un piccolo buco che però cercheremo di ottemperarlo poi nei prossimi giorni. Naturalmente poi pian piano che le piante cresceranno taglieremo e ripiantumeremo. Adesso andiamo con la Nubias. Bene, abbiamo finito con le piantine, adesso aspettiamo un attimino. Naturalmente l'acquario è vuoto perché giustamente le piante devono ancora crescere, riprendersi. Aspettiamo di sicuro qualche settimana e vedrete che l'acquario sarà bello piantumato. Ed ora effettueremo qualche piccola modifica a questo acquarietto perché, come è venuto, dobbiamo essere sinceri, non ci ispira tanto, ma non vi faremo annoiare in questa parte, ma adesso passiamo a quando abbiamo messo i pesciolini. Naturalmente l'audio originale ve lo faremo sentire nel video di quando Francesco ci ha portato i pesciolini. Naturalmente adesso non vogliamo rubare poi tutto al prossimo video, che è davvero, ragazzi, spettacolare. Quindi, come avete notato, abbiamo fatto l'ambientamento chimico che è durato sulla mezz'oretta e naturalmente poi abbiamo dato l'onore a Francesco per la messa in acquario dei suoi pesciolini. Naturalmente il maschietto, appena è stato messo in acquario, è subito andato alla ricerca delle sue bettine, naturalmente sfoggiando i suoi bellissimi colori, e naturalmente c'è da dire che la categoria Splendens sono i più belli. Davvero le colorazioni che ha questo maschietto, nonostante sia un pelino più piccolo, ancora un cucciolone di 5 mesi, devo dirvi che è stato molto 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 bello. Davvero uno spettacolo per gli occhi, ragazzi, è davvero bellissimo. Guardate le colorazioni, il suo comportamento, spettacolo. Ragazzi, sono passate 2 settimane, i pesciolini sono ambientati. Naturalmente, come ci diceva Francesco, siccome sono delle specie wild, quindi sono piuttosto timidi, infatti facciamo un po' di fatica a vederli in giro per l'acquario, però ogni tanto si fanno vedere, si nascondono per benino. Beh, naturalmente, come potete vedere, l'acquario è un po' piccolino per questi 3 pesciolini. Adesso aspettate che il maschietto si sta vedendo, aspetta che giro la fotocamera. Guarda chi si presenta, ciao! Il maschietto che, poverino, cerca disperatamente le sue compagne, ma non lo cagano di pezza per ora. Quindi, secondo me, dovremmo modificare qualcosa. La nostra intenzione è quella di dargli un acquario più grande. Infatti abbiamo un 60 litri che dovremmo smontare e di conseguenza pensiamo di ricreare un'ambientazione molto più wild, e questo acquarietto lo sfrutteremo magari per qualche altra specie. Naturalmente, ragazzi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace. Naturalmente iscrivetevi al canale. Tutto questo, anche se per voi costa poco, a noi aiuta tantissimo a far crescere il canale, a portare sempre nuovi contenuti. Naturalmente vi aggiorneremo sulla crescita di questi pesciolini. Naturalmente insieme a loro sono arrivati un'altra specie che non vi anticipiamo ancora. Poi naturalmente manderemo in onda il video in cui Francesco ci ha portato il tutto. È stato molto bello anche perché abbiamo passato una bellissima serata. Naturalmente non siamo riusciti a finire di filmare il tutto perché poi ci siamo persi in chiacchiere. Comunque, ragazzi, grazie per essere stato con noi. Al prossimo video, ciao!